ammettiamolo. Ogni tanto, guardando come gira il mondo, ci sorge una di quelle domande che preferiremmo evitare. Il successo economico, quello vero, eccezionale, nasce unicamente dal sudore della fronte o c'è di mezzo una bella dose di pura e semplice fortuna? Ebbene, in questo approfondimento andiamo dritti al cuore di questa spaccatura. Basandoci su uno studio davvero affascinante, pubblicato sull'American Economic Journal, scopriremo i meccanismi che la nostra mente usa per giustificare la ricchezza e di fatto chiudere sistematicamente un occhio sulle disuguaglianze. Pensateci, non è solo una conversazione filosofica da salotto, è una vera e propria spaccatura nella nostra società. I dati ci dicono costantemente una cosa: chi sta in alto, chi è più benestante, tende a dire «Ehi, ce l'ho fatta per le mie capacità, per la mia intelligenza, perché ho fatto le ore piccole al lavoro». Chi invece parte svantaggiato è molto più propenso ad ammettere che il caso, o la sfortuna, abbiano un ruolo bello grosso nella vita. Ma come si arriva a visioni così opposte? È una scelta consapevole o magari c'è un trucchetto cognitivo che agisce a nostra insaputa? Per sbrogliare la matassa, i ricercatori sono partiti da un sondaggio iniziale molto astuto. Hanno preso persone di diverse fasce di reddito e le hanno messe davanti a una scelta semplicissima: leggere un articolo intitolato «La fortuna conta nel successo più di quanto pensiamo» oppure un altro intitolato «Perché chi guadagna di più lavora più ore». Sembra una scelta innocua, giusto? Eppure le decisioni prese sono state una vera e propria finestra su ciò che preferiamo sapere o magari ignorare sul nostro conto in banca. E il dato che salta agli occhi è proprio questo. Solamente il 35,7% di chi aveva un reddito alto ha scelto l'articolo sulla fortuna. Praticamente 1 su 3. Al contrario, più del 56% delle persone a basso reddito ha scelto di leggere proprio quel pezzo. Insomma, emerge una chiarissima riluttanza da parte di chi sta in alto a fare i conti con l'idea che forse il loro merito non è l'unico ingrediente del loro successo. E questa, signori, è l'essenza pura della ricerca selettiva di informazioni. E qui entriamo nella parte 1, il mito del merito, e come ricreare questo vantaggio direttamente in laboratorio. Perché sì, i sondaggi sono interessanti, ma per vedere davvero come girano gli ingranaggi, i ricercatori dovevano creare un mondo in miniatura. Hanno preso dei volontari e li hanno messi a fare fatica vera, risolvere matrici, compiti di logica, insomma, roba in cui l'impegno si misura sul serio. Però c'era l'inganno. A ciascun partecipante veniva assegnata una tariffa di retribuzione in modo del tutto casuale, come lanciando una moneta. Ad alcuni capitava una paga alta, ad altri una paga 3 volte inferiore, e questo a prescindere da quanto fossero bravi. È la perfetta simulazione in laboratorio di come il sudore si scontra con la lotteria dei privilegi della vita reale. Alla fine della fiera, tutti i guadagni venivano messi in questo conto comune. I partecipanti venivano accoppiati a 2, uno che aveva vinto la lotteria della tariffa alta, l'altro con la tariffa da fame. E qui arriva il bello. A uno dei due, che lo studio chiama in modo azzeccato il dittatore, veniva dato il potere assoluto di decidere come spartire il malloppo. È esattamente qui che la nostra psicologia entra in cortocircuito. Passiamo alla parte 2, i 6 secondi decisivi, ovvero il momento cruciale della scelta. Prima di mettersi a fare le parti, il nostro dittatore poteva dare un'occhiata a come quei soldi erano stati generati. Ma attenzione, la finestra di tempo era spietata. 6 secondi esatti. Tic-tac. Avevano solo 6 secondi per passare col mouse su alcune caselline oscurate per rivelare i dati. Un po' come nella vita vera, dove abbiamo solo pochi istanti per inquadrare una situazione e sparare un giudizio morale. Cioè, cosa potevano scoprire in quei famosi 6 secondi? 2 cose fondamentali. La prima, le informazioni sul cosiddetto merito, ovvero il numero nudo e crudo di risposte esatte. Impegno puro al 100%. La seconda opzione, le informazioni sul risultato, ovvero il totale dei soldi portati a casa. Ma attenzione, questa seconda cifra era una mezza trappola, perché mescolava l'impegno vero con la botta di fortuna della tariffa assegnata a caso. In pratica, guardare il risultato significava guardare un numero che nascondeva il privilegio. Ed eccoci alla parte 3, l'attenzione selettiva, o se preferite, il nostro punto cieco. Tracciando esattamente dove andavano gli occhi e il mouse dei partecipanti, i ricercatori hanno beccato un pattern che non lascia scampo. I dittatori avvantaggiati, quelli che per puro caso avevano preso la tariffa d'oro, passavano un sacco di tempo in più a fissare le informazioni sul risultato. Inconsciamente si focalizzavano sui numeri dopati dalla loro stessa fortuna.
Si stavano costruendo, lì per lì, una bella giustificazione visiva e psicologica per sentirsi superiori, ignorando comodamente i dati sul merito reale. E ovviamente girare la testa dall'altra parte ha avuto delle conseguenze istantanee. Autoconvinti da quel risultato gonfiato, i partecipanti avvantaggiati si sono intascati in media quasi il 62% dei soldi, lasciando le briciole ai partner sfortunati. Insomma, una dimostrazione da manuale di come la nostra attenzione sia abilissima a piegarsi per servire il nostro tornaconto. Vediamo esattamente quello che ci fa comodo vedere. Arriviamo così alla parte 4, cambiare lo sguardo. Cosa succede quando proviamo a forzare l'attenzione? Ok, abbiamo capito che l'attenzione guida le decisioni, ma se provassimo a mettere i bastoni tra le ruote a questo meccanismo? Nel nuovo test a focus vincolato, i ricercatori hanno fatto i duri. Le caselle si aprivano solo per 400 millisecondi alla volta, un battito di ciglia. Questo trucchetto forzava le persone a riallocare il loro sguardo, costringendole a elaborare dati che nel test libero avrebbero tranquillamente ignorato. E signori, i risultati sono clamorosi. Quando il sistema costringeva i dittatori a concentrarsi sulle informazioni di puro merito, la quota di soldi che si tenevano crollava drasticamente, al 53,6%. Praticamente quasi un bel 50-50. Quando invece erano costretti a guardare il risultato, l'avidità risaliva al 56,2%. Costringere l'occhio a guardare l'impegno vero scardina di fatto la giustificazione del privilegio. Ma fermiamoci un attimo a riflettere su questa scala. Sapete di quanto si è dovuto spostare lo sguardo per cambiare in modo così radicale la divisione dei soldi? Di appena 500 millisecondi, mezzo secondo, più o meno un quarto del tempo medio che le persone passavano a guardare lo schermo. Cioè basta letteralmente un istante, una frazione di tempo infinitesimale per stravolgere la nostra bussola morale. Incredibile, no? Ed è questo che ci fa capire la potenza assurda di questo fenomeno. Spostare mezzo secondo di attenzione visiva, passando da un risultato gonfiato dalla fortuna a un merito puro, ha abbattuto l'impatto di trovarsi in una posizione avvantaggiata del 40%. Modifichi di un soffio la dieta informativa e l'avidità mascherata da bravura crolla quasi a metà. Ma attenzione, perché la tana del bianconiglio è ancora più profonda. I ricercatori hanno fatto anche delle prove imparziali. Hanno preso il dittatore, gli hanno detto «Ok, i tuoi soldi non sono in gioco, spartisci il piatto tra due perfetti sconosciuti». Ebbene, sapete cos'è successo? Quelle stesse identiche abitudini di attenzione selettiva sono rimaste. Chi era stato avvantaggiato in precedenza continuava a favorire gli estranei avvantaggiati. È come se il pregiudizio si fosse incrostato, trasformandosi in una visione del mondo sistemica. Questa frase, che arriva dritta dritta dallo studio, fotografa alla perfezione il problema. I dati ci suggeriscono che nella società di oggi le abitudini di attenzione delle elite potrebbero fare proprio questo: cementare la convinzione che se hai una valanga di soldi te li sei tutti guadagnati dal primo all'ultimo. Questo filtro li rende letteralmente cognitivamente ciechi di fronte a tutta quella fortuna sistemica che li ha aiutati, innalzando un muro invisibile contro l'equità. E arriviamo così a una riflessione finale che ci tocca tutti da vicino. Se in un laboratorio ascetico basta mezzo secondo di attenzione per ridurre l'egoismo del 40%, le spaccature enormi che vediamo oggi nel mondo reale, quelle tra chi ha tutto e chi non ha niente, non potrebbero essere in parte figlie di una dieta mediatica e visiva completamente distorta? Forse, e dico forse, cambiare la lente attraverso cui inquadriamo i successi degli altri è il vero inaspettato primo passo per costruire un sistema più giusto. E con questa domanda vi lascio. La prossima volta che valutate un risultato, siete sicuri di guardare le dinamiche invisibili che lo hanno prodotto?